Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Il video di oggi mi è stato ispirato da un commento che ho ricevuto, quindi ho pensato di fare una lettura collettiva. Allora, si tratta di guardare se la persona di vostro interesse ritornerà, quando ritornerà e con che intenzioni. Quindi abbiamo 3 scelte. La prima è questa pietra di sodalite. La seconda scelta è questa pietra, questo cristallo di rodonite. E l'ultima è questa agata botswana. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto la pietra di sodalite. Quindi andiamo a vedere se questa persona tornerà. Vi ricordo che comunque sono letture fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni. Voi prendete solo quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Ok. Wow. Cominciamo con un fante di bastoni, un 8 di spade, ruota della fortuna al contrario. Sì, posso dirvi che la situazione è un po' conflittiva. C'è questo 8 di spade, ci sono queste gabbie interiori, questi pensieri, questi sensi di colpa. Ehm, diciamo che la cosa non è stata calibrata, non è stata ponderata, sento io, tra di voi, nel senso che comunque avendo un, fante di bastoni potrebbe, diciamo così, fare allusione a un qualche tipo di forte entusiasmo, passione, perché comunque si tratta di bastoni, però comunque il fante di bastoni ha un'energia improntata su se stessa, ha un'energia di una persona un po' egoista. Quindi, in qualche modo sento che la relazione comunque non era del tutto equilibrata tra di voi e in effetti ci sono dei sensi di colpa con questo 8 di spade e comunque la ruota della fortuna è al contrario. C'è, però è al contrario. Quindi per certi versi c'è qualche cosa che non cambia, c'è qualche cosa che, ehm, ancora io credo che sia un qualche cosa a livello karmico che dobbiate imparare e che ancora non si vede magari. Andiamo avanti. Abbiamo la stella. Okay. Il cavaliere di bastoni al contrario e il cavaliere di pentacoli, interessante. Dunque, ehm la stella normalmente parla di desideri, parla di speranza, parla di sogni, parla anche di quello che è la ricettività e l'intuito, perché in qualche modo è una carta collegata al sesto chakra. Quindi è una carta positiva. Direi che fa ben sperare in effetti. Avendo però il cavaliere di bastoni al contrario e il cavaliere di pentacoli, quello che sento è che è un probabile ritorno lontano, cioè nel futuro lontano, perché comunque, la carta che dovrebbe indicare movimento è girata al contrario e, l'altro cavaliere che abbiamo comunque è un cavaliere molto lento. Ha un'energia concreta, è un'energia che quando arriva è una persona che arriva per rimanere, però comunque
è lenta, è un'energia di una persona, prudente, Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Abbiamo il 9 di coppe al contrario e la temperanza. 9 di coppe, guardate, avete anche la carta della stella, Sono 2 carte che parlano di sogni. E la temperanza in realtà è una bella carta per finire la stesa, parla di equilibrio, parla di quello che è, anche la pazienza, il portar pazienza, ma in effetti ha un senso perché giustamente questo movimento che voi vi aspettate ancora non arriva. Io penso che ci sarà da aspettare qualche tempo, dalle 2 settimane ai 2 mesi, perché comunque vi ripeto, l'energia che c'è qua è lenta. C'è anche tutto quello che è una sorta di movimento mentale che comunque, crea una gabbia nel decidere, nel, capire come muoversi ed è probabilmente per quello che abbiamo qui il cavaliere di bastoni al contrario, okay? Però guardate, avete comunque la carta della stella e la carta della temperanza. Ci sono delle buone probabilità che questa persona ritorni, non nei tempi magari veloci che voi vi aspettate, ci sta facendo un suo, come vi posso dire, una sua valutazione. Non sento tanto che sia inerente alla relazione in sé, ma è proprio una cosa personale di questa cioè di questo personaggio insomma, scusate il bisticcio di parole però. Ehm, diciamo che, ripeto, in nel prossimo periodo, che è quello che io volevo andare a vedere, ehm, no, avendo il 9 di coppe al contrario, non c'è ancora quello che è la concretizzazione, okay, del ritorno. Però comunque si arriva a quello che è un equilibrio, si arriva a quello che è, un equilibrio intendo se qui c'era la confusione mentale, qua invece si raggiunge quello che è la chiarezza mentale, quindi è molto probabile che alla fine di questo periodo, che come vi dicevo va dalle 2 settimane ai 2 mesi, ci sia un equilibrio tra la mente e il cuore fondamentalmente. La temperanza parla di guarigione, è come se qui qualcuno guarisse da questo 8 di spade, okay, e in effetti abbiamo anche la stella, quindi si ritrova un po' quello che era la speranza, il desiderio, magari il desiderio dell'altro o il desiderio proprio di avere una relazione, perché magari qui c'è qualcuno che, è un po' titubante sul inizio una relazione un po' più o una relazione in generale, oppure è meglio che, lavoro ancora un pochettino quelle che sono le mie paure, le mie credenze limitanti e mi porto in equilibrio? Quindi potenzialmente sì, perché vedo che le energie si stanno muovendo in modo positivo, però non è una cosa che arriverà subito. Io vi dico che comunque nel momento in cui questa persona arriva, arriva con intenzioni concrete, perché questo cavaliere di denari è proprio una persona che fa un micro passo in avanti alla volta, ma che non indietreggia mai, cioè quello che dice poi è così, è una persona concreta, è una persona che fa quello che dice, okay? Bene, voglio darvi un consiglio con i tarocchi di Osho. Andiamo a vedere che cos'altro vi posso dire. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, quindi grazie a tutti. E con le iscrizioni, mi sono dimenticata. Grazie anche a chi si iscrive. Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi vuole, okay, consigliare. Allora, abbiamo completamento e il ribelle e di qui abbiamo la solitudine e rinascita. Wow! Allora, innanzitutto su 4 carte avete 3 arcani maggiori. Direi che non è male. Sì, sento che qui c'è guardate perché da un lato è il completamento indica la fine di un percorso,
Completamento si intende anche quello che è il raggiungimento di un obiettivo, okay, che poi in realtà nell'interpretazione che dà Osho a questa carta, che corrisponde alla carta del mondo comunque negli arcani tradizionali, ehm diciamo così, mette l'accento sul fatto che quello che oggi è completo, che quello che oggi è perfetto, non vuol dire che lo sia anche domani, okay, cioè nel senso, il completamento è un po' relativo, quindi sì, va bene raggiungere un obiettivo, ma tanto poi domani cambia, ne avrete altri. Però si arriva a questa sorta di conclusione, a questa sorta di termine e qui avete anche un 10 di spade, che è la fine di un qualche ciclo di sofferenza, anche qui avevate le spade, okay, e qua si chiama rinascita. Io questa carta la considero l'arcano minore della morte, proprio per quello, perché anche la morte parla di rinascita. Il 10 di spade è un po' su quello stile, diciamo così. La carta dell'eremita mi può far pensare al fatto che ci sia qualcuno che stia cercando, ma infatti si può rivedere anche qui, ehm, di fare un'autoanalisi. In questo senso, lo vedo come molto legato all'8 di spade, perché molte persone si stanno facendo dei sensi di colpa che in realtà non sono loro. Io sento che qui c'è qualcuno che fondamentalmente ha bisogno di aria fresca, ha bisogno di girare questa ruota della fortuna, ha bisogno di ecco, viene bene questa carta qua, si chiama il ribelle. È la carta dell'imperatore, c'è bisogno di una nuova stabilità, c'è bisogno di seguire le proprie regole, di seguire la propria verità. Cosa vi dice l'istinto? Cosa vi dice l'istinto? Questa persona secondo voi tornerà o no? Al di là di quello che dicono le carte. Comunque, sono belle carte. Potenzialmente, ripeto, cioè io credo che questo periodo di 2, settimane/2 mesi di cui parlavo prima, possa essere il periodo in cui, voi possiate fare questo tipo di lavoro, cioè in solitudine, solo con voi stessi, voi che rendete conto a voi stessi e nessun altro, fate questo lavoro di rottura delle regole altrui. Vedete che si spezzano le catene in questa carta. Completate l create la vostra realtà, il vostro mondo, come piace a voi, che cosa volete dentro il vostro mondo e che cosa volete fuori dal vostro mondo. Questa persona la volete dentro? Sì, molto bene. Gli atteggiamenti, il carattere, il modo di fare di questa persona, volete dentro anche questo? Perché poi non è che potete cambiare la persona. La persona è così e prendete il pacchetto completo. Quindi io credo che questo periodo sia proprio per capire realmente che cosa è roba vostra e che cosa non lo è. Ecco la guarigione e l'equilibrio di cui parla la temperanza. Wow, bella lettura però. Okay, allora voglio estrarvi ancora un messaggio da questo nuovo mazzo di oracoli. Vediamo, sono messaggi dell'universo. Vediamo che cosa vi danno come messaggio, che consiglio vi danno. Sono uno spirito che sta avendo un'esperienza umana e sono qui per avvicinarmi all'amore. Wow! Amore anche per se stessi, eh. Bellissima carta, amici della Sodalite. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che comunque la stesa in qualche modo vi sia stata utile. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenute alle persone che hanno scelto la rodonite. Andiamo a vedere se il vostro partner, la vostra persona di interesse, ritornerà quando e con che intenzioni. Io vi ricordo sempre che sono letture collettive, opla. Quindi se per caso, ci fosse qualche cosa che non risuoni, come è facile che sia perché non può risuonare tutto, lasciatelo semplicemente andare all'universo. Okay. Andiamo a vedere per gli amici della rodonite
Re di coppe, 8 di bastoni, wow, fante di coppe, 3 di coppe, cavaliere di denari e regina di denari. Dunque, sento che con questo cavaliere di coppe, mi esprime un sentimento molto profondo di unione tra voi 2. Qualsiasi sia stata il tipo di relazione, duratura o meno, cioè nel senso, di vecchia data o magari un po' più giovane, sento che comunque con questo re di coppe c'è proprio quello che era una connessione, una maturità, ecco. Ehm Allora, da un certo punto di perché comunque abbiamo anche un fante di coppe. Quindi, se il cavaliere di coppe per voi indica il fatto che nella relazione ci fosse una profondità di sentimenti, il fante di coppe potrebbe rappresentare il fatto che la relazione fosse immatura. Maturi entrambi, ognuno per conto proprio, ma la relazione in sé potrebbe essere che fosse un po' troppo giovane, fosse un po' troppo acerba, che, non sia, diciamo così, maturato ancora quello che è il sentimento, un sentimento vero e profondo per voi. Se invece il re di coppe fa riferimento al legame profondo che voi avete, il fante di coppe potrebbe essere riferito ai figli, okay, quindi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Sta di fatto che abbiamo un 9 di spade in mezzo, okay, quindi il 9 di spade indica il fatto che, normalmente parla di un atteggiamento che è sulla difensiva, okay, parla di qualcuno che si sta difendendo, parla di qualcuno che ha paura, che ha messo delle barriere, quindi, in un certo senso parla anche della stanchezza, perché si è costantemente impegnati in queste barriere, no, nel tenere su questi muri. Per certi versi sento che la relazione potrebbe essere profonda, ma stanca. Quindi è un po' come se qui per qualcuno risuona come una relazione di vecchia data, okay, quindi di una relazione molto lunga. Okay, andiamo avanti. Abbiamo un 3 di coppe, il cavaliere di pentacoli e la regina di pentacoli. Allora, buone notizie in arrivo. 3 di coppe parla di festeggiamenti, parla di amicizie, parla di celebrazioni. Il cavaliere di pentacoli è un'energia che arriva lentamente, però arriva, arriva in modo concreto. E la regina di pentacoli è una carta, in questo caso, che esprime ehm, una soddisfazione personale o un potere personale, comunque, c'è il raggiungimento di quello che è un obiettivo, okay, di quello che è un livello, se vogliamo. Quindi potenzialmente questa persona potrebbe ritornare. Abbiamo il carro al contrario e il 9 di pentacoli. Sì, infatti ho detto potenzialmente. Potenzialmente potrebbe ritornare. In realtà, avendo questo carro al contrario, non vedo che faccia reali movimenti, okay, perché il carro, che è una carta, che normalmente indica uno spostamento, in questo caso è al contrario, quindi mi rafforza un po' l'energia lenta di questo cavaliere di denari. Abbiamo poi anche un 9 di denari, quindi potrebbe essere che per qualcuno qui, ci sia una forte esigenza di stare un periodo da soli, da solo perché o da sola o da solo, perché il 9 di pentacoli è una carta di indipendenza, di amor proprio e qui abbiamo comunque qualcuno che sta, ehm,
sta mettendo delle barriere tra sé e gli altri, probabilmente perché ha già ricevuto dei colpi, perché ha sofferto in passato e quindi è un po', diciamo in una fase dove tende a tirare indietro, ecco. In effetti me lo spiego, perché c'è questo cioè, è come se fosse una decrescita a livello emotivo, ma non dico che, è un disinnamoramento o un disinteresse, semplicemente c'è di mezzo questo tirare indietro per paura. Interessante, andiamo a vedere che cosa hanno da dirvi i tarocchi di Osho. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i loro like, con i commenti, con le condivisioni e con le scusate oggi mi impappino, e con le iscrizioni, quindi grazie. Osho, che cosa hai da dire agli amici della Rodonite? Armonia, divertimento, nessuna cosa, il coraggio e proiezioni. 2 arcani maggiori su 5, la forza e il papa. Guardate, da un lato io sento che qui c'è bisogno di reinventarsi un pochettino. Come vi dicevo, per qualcuno potrebbe risuonare come una relazione un po' stanca, un po', senza forze mi verrebbe da dire, un po' logora, un po' trascurata, ecco. Che comunque vi dico, promette bene, perché comunque ci sono tutti quelli che sono le i presupposti per un ritorno. Il punto è che c'è ancora un attimino da muoversi, ma perché? Perché ci sono le proiezioni, caspita. Ci sono le proiezioni, quello che ci si aspetta dall'altro, quello che si crede l'altro pensi o quello che si crede l'altro voglia. La carta della forza mi parla di quello che è la vostra necessità di aprire il cuore in questo momento. Io credo che qui si tratti proprio di trovare il coraggio di andare verso l'altra persona. Se non da un punto di vista fisico, perché comunque il carro è al contrario, da un punto di vista perlomeno di comprensione. Io sento che qui avete un 10 di coppe, qua in questo mazzo è chiamato armonia, quindi anche qui arriva quello che potrebbe essere un'armonia tra il cuore e la mente, okay, vedete che c'è questo raggio di luce che parte dal cuore e i delfini che rappresentano un po' l'acqua anche, entrano, nel sesto chakra, quindi è come se ci fosse questo tipo di coerenza, questo tipo di equilibrio tra queste 2 cose. Abbiamo la carta del divertimento qui e probabilmente quello che manca un pochettino alla relazione, perché ripeto, si è in questa fase di stanchezza, si è in questa fase di però avete il Papa. Il Papa qua mi parla di o potrebbe essere una persona che in qualche modo media, magari qualche amico che vi aiuta a capire, oppure abbiamo anche il 3 di coppe, si parla di qualche celebrazione, si parla di qualche festa, di qualche, non lo so, c'è qualche cosa, qualche evento, qualche tipo di evento sociale, potrebbe anche essere, non lo so, una sagra, una fiera, mi viene in mente. Ehm, un posto dove si fa festa insomma, okay? E potrebbe essere che si faccia festa in quello che è la vostra riconciliazione, perché comunque c'è il movimento, c'è la regina di, okay, anche se lento, in effetti vediamo che il carro che normalmente ha un'energia molto veloce, adesso è al contrario, però c'è, quindi il movimento c'è, è solo lento. È lento perché bisogna pulirlo da questo tipo di proiezioni, okay? Adesso ovviamente sì, lento ma quanto anni? Ehm Molto lento ragazzi. Cioè io qui guardate,
credo che si parli di più che qualche mese. Mh. Più che qualche mese. Però quello che c'è di positivo è che avete il cavaliere di denari. Quindi anche se le energie sono super lente, ma perché io credo che ci sia da fare questo lavoro di armonia, io credo che si ritorni. C'è prima da fare quello che è un lavoro sull'amor proprio, togliere le proiezioni e lavorare su quello che è l'amore per se stessi, okay, però è una persona che torna in modo concreto. Wow. Bene, ancora un messaggio da questi nuovi oracoli. Sono i messaggi dell'universo, credo che si chiamino così, non son sicura, però mi piacciono molto perché sono messaggi dell'universo. Andiamo a vedere che consiglio vi possono grazie. Ehm, Abbraccio diciamo, circondo un potere che è più grande del mio, che sarebbe quello dell'universo appunto. E qui abbiamo: "Le mie vibrazioni parlano più forti delle parole". Che bei messaggi. Amici della Rodonite, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao. E benvenute alle persone che hanno scelto l'agata. Andiamo a vedere se questa persona torna, quando torna e che intenzioni ha. Mh. Io intanto ricordo che sono letture generali, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Grazie. Abbiamo un 10 di pentacoli al contrario, un 2 di coppe e un 10 di spade. Che interessante, che interessante. Perché il 10 di pentacoli fa riferimento a un'unione, a un matrimonio, a una famiglia, che in questo caso, essendo al contrario, è un po' come se venisse a mancare, se non ci fosse questo gruppo, questo senso di unione, questo senso di compimento, di stabilità, di solidità. Poi però abbiamo il 2 di coppe che mi parla di un'unione, quindi io qui sento che molte persone probabilmente, sono in relazione con questa persona, con la persona di interesse. Quindi alla domanda il perché tu cioè se torna e quando torna, non lo so, è interessante questo 2 di coppe. Andiamo a vedere, magari estraendo e spiegando le altre carte, che tipo di riscontro c'è. Allora, abbiamo anche un 10 di spade e anche qui di nuovo è un 10. Chiusura ciclo, inizio di nuovi cicli, ma mi parla di una rinascita, di una trasformazione. E qui invece vedendo l'appeso c'è di nuovo un momento di fermo, un momento di stand-by. Carro al contrario. Abbiamo la regina di spade e il carro al contrario. È proprio interessante. 5 di bastoni. Allora, la regina di spade qui potrebbe far riferimento a a una sorta di chiarezza mentale. Però dall'altro canto, avendo il carro al contrario e l'appeso, non vedo che ci sia un reale movimento da parte di questa persona. Sono usciti poi anche, 5 di bastoni, abbiamo un 9 di bastoni e il re di coppe. Datemi un attimo. Eccomi. Ho sentito il bisogno di estrarre qualche altra carta per
darvi una spiegazione migliore. Allora, io qui credo che la situazione sia di una letteralmente famiglia che in qualche modo si sta un po' sciogliendo, In questo momento c'è ancora quello che è, l'unione, magari siete ancora fisicamente insieme, ma quell'unione familiare di cui si parla, con questo 10 di pentacoli al contrario, sento che non c'è già più, nel senso di stabilità. Abbiamo anche 2 figure qui, quindi potrebbe essere per qualcuno che c'è un'altra persona infilata, nella vostra relazione, quindi che sia una cosa a 3 magari, no, scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Ma c'è il bisogno di una trasformazione. Abbiamo 10 di spade e la carta della morte qui, quindi sento che c'è qualche cosa che deve cambiare. Ma perché non cambia, visto che c'è questo appeso? Qualcuno potrebbe essere che non cambia situazione per i figli o non cambia situazione perché comunque si è talmente tanto legati a questa persona, perché è una persona, con la quale si è cresciuti insieme, magari si son passate tante avventure insieme, ci si è sostenuti a vicenda. E anche perché per qualcuno qui c'è un'attitudine al sacrificio, al sacrificarsi per la famiglia. Difatti, se la regina di, spade rappresentasse voi e il re di coppe rappresentasse la vostra persona di interesse, potrebbe anche essere il contrario, però sento in questo caso che c'è, diciamo, uno dei 2 qui che sta guardando da un'altra parte, che vorrebbe guardare altrove, vorrebbe essere altrove. E per certi versi, con la regina di spade può anche essere che stiate pianificando come muovervi. Non potete ancora farlo o non può ancora farlo, perché dipende dalla regina di spade chi rappresenta per voi all'interno della situazione. Diciamo che la domanda è se questa persona tornerà. Mh. Quindi in qualche modo c'è un'energia che guarda fuori, guarda lontano. Non c'è ancora questo movimento, okay, perché il carro è al contrario. C'è la volontà di cercare la propria verità. C'è bisogno di probabilmente un ritiro spirituale per far cessare tutte quelle che sono i, pensieri, perché il 5 di spade sono i conflitti, della mente fondamentalmente e l'8 di spade e tutto quello che riguarda le gabbie mentali, i sensi di colpa. Quindi qui fondamentalmente penso che qualcuno stia un attimino valutando bene che cosa fare, si stia prendendo proprio un tempo per meditare, su che tipo di movimento fare all'interno di questa situazione o relazione. Quindi non vedo grossi movimenti, né a livello emotivo né a livello fisico, okay, ci deve essere prima questa chiusura, questa trasformazione di quello che potrebbe essere una discussione che c'è stata all'interno della relazione, perché comunque il 5 di bastoni parla sempre di conflitti che in realtà sono cose di poco conto, per cui si potrebbe evitare di discutere. Quindi magari è stata quella goccia che ha fatto traboccare il vaso. Terminiamo con un 5 di bastoni, ce l'avevate già qui, con un 9 di bastoni e con il re di coppe, spiegato da un re di denari. Non ho chiesto altre 2 carte, le chiedo. Una carta per il 5 di bastoni e una carta per okay. 5 di bastoni spiegato dal 7 di bastoni. Allora, qui sento che potenzialmente, allora, come dicevo prima, non ci sono grossi movimenti, spostamenti di tipo fisico, spostamenti, la situazione è come se cambiasse più da un punto di vista interno che non esterno in realtà, perché c'è, questo lavoro anche di introspezione con l'appeso e sento che qui qualcuno sta lavorando sul mettere i paletti, sul creare le proprie sicurezze. C'è tanta energia di conflitto comunque.
Mhmm, io credo che le cose continueranno così, in questo modo come siete voi, quindi per molti, sicuramente sono in contatto, sono comunque in questa relazione, ma diciamo che non c'è quell'unione familiare probabilmente, che si vorrebbe. Si sta pensando. Guardate, in realtà avete un re di coppe e un re di denari alla fine. Quindi i re sono dei personaggi che esprimono un'energia molto matura. E difatti, sento che è più cioè, non sento che sia una questione troppo conflittiva. È più un cerchiamo di gestire soprattutto perché credo che ci siano dei figli di mezzo, cerchiamo di gestire la cosa in modo migliore possibile. Comunque sento che le 2 parti se che voi siate la regina o il re, comunque siete 2 persone mature che riuscite ad affrontare la cosa con un certo tipo di, appunto, maturità mentale. Però ecco, fondamentalmente, diciamo che il prossimo periodo sarà, ehm, centrato sul fare questo lavoro di pulizia, se vogliamo, di ricerca interiore, di introspezione anche con il scusate il matto, con l'appeso, però non vedo grossi movimenti, perlomeno nell'immediato, ecco, parliamo di un paio di mesi, anche perché io sento che c'è uno dei è come se aveste bisogno di aria fresca. Qui qualcuno se ne vuole andare e per magari un gruppo piccolo può risuonare il fatto che ci sia più di una persona, ehm più di scusate, di 2 persone coinvolte in questa relazione, okay. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa posso dirvi, che altro consiglio vi possono dare. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i loro like, con i commenti, con le condivisioni, con le iscrizioni e quindi grazie, grazie, grazie. Okay, Osho, che cos'hai da dire ai nostri amici dell'Agata? Pazienza, portate pazienza. Il sogno, che è un 6 di coppe, ce l'avevate già qui. Aggrapparsi al passato, 5 di coppe e condivisione, regina di bastoni. Mh. Allora, la pazienza parla di quello che è il portare pazienza sì, ma, in questa raffigurazione nello specifico parla proprio di quelle che sono i cicli lunari, le fasi lunari, ehm, il susseguirsi dei cicli, okay, sapete che le cose vanno un po' su, poi vanno un po' giù, poi vanno un po' su, poi l'energia funziona così, funziona a cicli. C'è il momento di dove siete in alto e il momento dove si è in basso. Io sento che qui qualcuno si è aggrappato, si sta aggrappando a qualche tipo di realtà che ora non c'è più, a qualche tipo di unione che ora non c'è più. Quello che vi consigliano le carte è di condividere, cioè d'accordo, magari non c'è più quello che volevate, magari le cose non sono andate come voi vi aspettavate, però comunque è giusto mantenere le speranze e per quello che è il futuro, okay, e non aggrapparsi al passato, perché qui c'è una tendenza probabilmente a pensare, a riflettere su quello che è stato, sul fatto che avete passato tante, magari avventure insieme, insomma, mh? Okay, un ultimo messaggio da parte di questi nuovi oracoli, sono messaggi da parte dell'universo, sono molto carini. Oh wow, quanti! Andiamo a vedere. Tantissimi. La speranza, mh, è la via per i miracoli, il sogno, bisogna avere speranza. Questa carta qui è anche collegata con la carta della stella, io lo sento molto, no? Sono, l'energia dell'amore dell'universo.
Quando sono connesso con la mia gioia, in presenza, attraggo supporto dall'universo. Attraverso la guarigione no scusate, la vera guarigione avviene quando permetto a me stesso di sentire qualsiasi sentimento viva sotto in profondità, okay, quindi si tratta di riconoscere qualsiasi tipo di sentimento, sia quelli belli che quelli brutti. Bene, cari amici dell'Agata, io spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.